Salve a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come monitorare la liquidità che entra sui mercati e andremo appunto ad analizzare sia il bilancio della Federal Reserve, andremo a vedere il conto corrente generale del Tesoro degli Stati Uniti, toccheremo ancora una volta il repo market e per chi di voi non ha ancora visto il video che ho rilasciato la settimana precedente, vi consiglio, prima di approfondire questo contenuto qui, di andare a dare un'occhiata su cos'è il repo market e soprattutto il reverse repo market, altrimenti non riuscirete a seguirmi con semplicità, ok? Allora, vedete, mi trovo su TradingView, sappiate che queste formule che ora vedremo e con questi ticker potete vederle tranquillamente anche sul sito della Fed, basta che digitate qui e vedete, andate all'interno diciamo di questa sezione a richiedere tutti i valori che volete cercare. Io ve lo faccio vedere su TradingView per una questione di praticità, poi con calma se volete me lo fate sapere nei commenti e vedremo anche come strutturare i grafici sul sito della Federal Reserve. Allora ragazzi, il primo che voglio andare ad analizzare tra diciamo le varie voci che secondo me sono molto importanti per un investitore per capire cosa sta accadendo sui mercati è proprio il bilancio, quindi l'attivo che possiamo vedere all'interno della Federal Reserve. Infatti se vedete io qua dentro ho scritto VALCL e questo non fa altro che portare, vedete, un grafico che è quello del balance sheet dove ci sono tutti gli asset della Fed. Se notate, guardate, nel 2020 è schizzato verso l'alto. Per quale motivo? Noi sappiamo benissimo che la Federal Reserve ha aiutato i mercati, diciamo, durante la pandemia. Qual è il modo per iniettare, ovviamente, liquidità all'interno dei mercati? Era proprio quello di aumentare il bilancio, quindi aumentare gli attivi. Per aumentare gli attivi significa che la Fed comprava titoli. Comprando questi titoli diventavano poi delle voci all'interno del bilancio della Fed sotto forma di attivo e quindi la Fed iniettava liquidità all'interno dei mercati e il suo bilancio cresceva. Vedete? Questa è la voce del bilancio che poi, diciamo, verso la fine del 2021, quando l'inflazione è diventata troppo forte, ormai la ripresa post-pandemica, diciamo, era avvenuta, la Fed cosa voleva fare? Voleva iniziare a ridurre la quantità di moneta che aveva iniettato nel mercato tramite il quantitative easing e iniziare una procedura di quantitative tightening. Ragazzi, per chi di voi non lo sapesse, allora, il quantitative tightening, ok, è una procedura opposta a quella del quantitative easing, ok? È una politica monetaria che viene diciamo, adottata da tutte le banche centrali per ridurre la quantità di moneta in circolazione e quindi ridurre anche la liquidità proprio in eccesso sul sistema finanziario. Perciò da qui in poi, vedete, abbiamo avuto una forte discesa del bilancio della Fed. Perché? Perché tendenzialmente il quantitative tightening prevede la vendita di attivi, quindi tutto quello che la banca centrale vende riguarda ad esempio i titoli di Stato o anche altri asset che la banca invece ha accumulato durante il quantitative easing. Perché? Qua dentro, durante il quantitative easing, vedete, la banca centrale non ha fatto altro che mettere soldi sul mercato in cambio di titoli. Quindi qua aveva accumulato titoli e qua invece li ha iniziati a vendere. Ok? Quindi vende dei titoli, in questo modo, vendendo dei titoli, chi è che li compra? Li comprano le banche, quindi la banca centrale in questo modo toglie la liquidità dal mercato. Perché? Perché se la togliamo alle banche commerciali, ovviamente le banche commerciali poi non possono dare questa liquidità all'economia reale e quindi ovviamente l'economia inizia a rallentare. E questo è quello che sta avvenendo. Però in questo periodo dovete sapere che il quantitative easing, da che prevedeva una riduzione di 60 miliardi al mese, ci hanno annunciato ormai, tutte le autorità hanno diciamo dichiarato che il quantitative tightening avrà una riduzione non più di 60 miliardi al mese, bensì di 25. Questo proprio perché diciamo la Fed vuole cercare di diciamo sì ridurre liquidità dai mercati, però dato che l'inflazione l'abbiamo già drenata abbastanza, considerate che adesso diciamo si può iniziare a rallentare ed essere meno aggressivi. Oltre, qual è il modo quindi per il quantitative tightening? Oltre alla vendita diciamo di attivi, un'altra metodologia potrebbe essere quella di non rinnovare i titoli in scadenza, quindi qualsiasi cosa che vada a ridurre l'offerta e l'offerta di moneta. E considerate che se si va a ridurre l'offerta di moneta, ragazzi, ovviamente si va anche a giocare sui tassi di interesse, ok?
E considerate che durante il quantitative tightening tendenzialmente i mercati possono, con una maggior probabilità statistica, essere più volatili perché i rendimenti obbligazionari iniziano a salire. Se abbiamo meno moneta che circola, automaticamente che cosa succede? Il bilancio scende, c'è meno liquidità all'interno del sistema e di conseguenza i rendimenti possono salire. Quindi questo è il bilancio della Fed. Dopodiché, quindi una volta diciamo che abbiamo visto il bilancio, quindi con le varie categorie di anche diciamo di quantitative easing e tightening, tutto quello che è successo, vi ho ricostruito un attimo in maniera abbastanza veloce diciamo lo storico. Poi vi voglio far vedere questo dato, questo qui invece, vedete? Guardate l'acronimo, è WT Regen, questo qua è il conto corrente del tesoro. È il conto praticamente generale del tesoro americano e dovete considerare che qui dentro confluiscono ovviamente i soldi che il governo incassa tendenzialmente o dalle tasse o dalle obbligazioni quando vengono appunto emessi titoli di debito. Dovete considerare ragazzi che i governi tendenzialmente come possono incassare? O dai cittadini, dalle imprese quando vengono pagate le tasse, oppure durante, diciamo, l'emissione di titoli che poi possono avere varie scadenze a breve termine, medio, lungo termine e così via. Quindi se si alza, quindi si aumenta, ok, diciamo il cosiddetto conto corrente del tesoro, significa che probabilmente sono stati emessi, ok, dei titoli, che poi l'emissione del titolo, se vi ricordate, seguiamo la logica diciamo di cui abbiamo ampiamente parlato nei video precedenti, emettendo un titolo il soggetto emittente incassa, ok? Quindi dovete considerare una cosa, che se si emette, ok, un titolo, vedremo che questo conto, vedete, questa linea può salire o emettendo titoli o incassando le tasse, ok? Ragazzi, il terzo pilastro che voglio farvi vedere, eccolo qua, chiamiamo pilastro, è il reverse repo market, che abbiamo già visto nel video precedente, ed è questo qui, il nostro acronimo sarà RR-PON-TSYD. Una volta che lo cliccate si apre, vedete, eccolo qua, questo è il grafico del repo market, che se vi ricordate lo vedemmo anche qua, reverse repo, Fred, lo vedemmo anche nel video precedente, perciò vi consiglio di andarlo a vedere, vedete il grafico è uguale. Che cosa succede? Che dal momento in cui io vado a considerare questa discesa, ok, del repo market, se vi ricordate, il repo market è uno strumento che la banca centrale usa per regolare comunque la liquidità di breve termine. Nelle operazioni ovviamente di reverse repo, ricordatevi che la Fed che cosa fa? Vende alle banche commerciali dei titoli con l'accordo poi di riacquistarli ad una data successiva. Quindi se la Fed qua vende e questo diciamo sta scendendo, che cosa significa? Durante diciamo la vendita di titoli da parte della Fed significa che le banche commerciali stanno acquistando e quindi stanno prendendo i titoli, ok? Quindi la Fed sta togliendo liquidità dal mercato. Questa è la questione del reverse repo. Guardando il grafico del reverse repo, e se vi ricordate, diciamo ragazzi, ne ho parlato già nel video precedente, quindi potete andare a visionare il video precedente, è inutile ripetersi. Tendenzialmente, guardate, qui abbiamo questi spike di liquidità, vedete, che si verificano ogni volta alla fine dei trimestri. Guardate, 28 dicembre, qua abbiamo avuto, guardate, il 28 marzo, qua ancora il 28 giugno. Perché? Perché ogni qualvolta che c'è una chiusura diciamo trimestrale, le banche, se hanno degli eccessi di liquidità, possono decidere ovviamente di depositarle diciamo all'interno del repo market. Considerate che la Fed tendenzialmente per qualsiasi tipologia di deposito che viene fatto da parte delle banche commerciali nel repo market riconosce ovviamente un tasso di interesse, però in questo caso, come vi avevo già anticipato, abbiamo il nostro caro tesoro americano che sta emettendo dei titoli anche a breve termine, e questa è una cosa che è stata annunciata ovviamente dalle autorità, e non faranno altro che aumentare anche a luglio ed agosto le aste obbligazionarie. Questo significa che il governo prenderà della liquidità che viene appunto in eccesso, si trova all'interno del repo market, e verrà utilizzata per comprare titoli del tesoro. In questo modo il governo può incassare. Dovete considerare che se il tesoro inizia ad incassare, ovviamente avrà sul conto corrente, che abbiamo visto prima, una maggior liquidità, e questa liquidità poi potrebbe essere spesa
all'interno dell'economia reale, anzi non potrebbe, verrà spesa all'interno dell'economia reale. Ragazzi, dovete considerare una cosa, che se vi ricordate c'è stato tutto un problema recentemente sul tetto al debito americano, che l'America continua ad avere un deficit che cresce e temporaneamente è stato sospeso per poi essere ridefinito a gennaio del 2025. Secondo alcune dichiarazioni che ha fatto il ministro del tesoro, la Yellen, sembrerebbe che entro gennaio del 2025, verso la fine del mese, il conto corrente, il TGA, dovrebbe trovarsi intorno ai 60 miliardi per riuscire poi ad adeguarsi alla nuova normativa che stabilirà il nuovo tetto al debito. Quindi per il momento l'America, per riprendersi, perché considerate che il conto corrente era arrivato veramente al verde, come si suol dire, dovete considerare che gli è stato concesso quindi al governo questo periodo di sospensione. Vedete che poi abbiamo avuto anche un po' il periodo delle tasse, perché questo è il periodo di tasse, vedete, in cui si incassa. Poi c'è stata l'emissione di altri titoli di debito. Sembrerebbe che, secondo una previsione, secondo la chiusura e la stima, si dovrebbe superare la cifra che va dagli 800 agli 850 miliardi per la fine del Q3, quindi rimarremmo poi verso la fine dell'anno, che tendenzialmente ottobre, novembre e dicembre sono mesi rialzisti sui mercati, dove voglio arrivare quindi con questo discorso, ad avere tanta liquidità all'interno del sistema, circa 800 miliardi, che dovranno essere ridotti a 60 miliardi entro gennaio del 2025. Questo cosa significa? Che ovviamente il tesoro non dovrà fare altro che spendere questi soldi all'interno dell'economia reale, ma banalmente considerate che le spese che ha il governo, ragazzi, riguarda anche spese pubbliche, investimenti pubblici, il personale dipendente pubblico e così via, ma qualsiasi trasferimento di questi soldi all'interno dell'economia reale significa che ovviamente arriva liquidità sui mercati. Maggior liquidità significa una maggior propensione al rischio. Quando si suol dire che i mercati sono risk on oppure risk off, intendiamo dire, considerate che il governo sta emettendo diversi titoli anche a breve termine. Infatti, se andiamo sul sito ufficiale, ragazzi, vedete questo qui, andiamo a vedere anche scadenze brevi, 13 settimane, 26 settimane, qua abbiamo, vedete, un 42 giorni, 52 settimane, già una scadenza a un anno, però comunque diciamo è di breve termine. Queste sono tutte delle date, vedete, abbastanza, prossime, e vedete 76 miliardi, 70 miliardi, 46, 70, sono tante emissioni. Poi abbiamo anche altri tipi di prodotti, vedete, a 3 anni, a 9 e così via. Poi abbiamo dei bond. E dovete considerare che questi T-bills che generalmente vengono emessi comunque permettono di avere un incasso, ok? Quindi, tornando a noi, se entro gennaio bisogna avere il conto corrente del TGA del tesoro intorno ai 60 miliardi, capite bene che seppur rimanesse così ci sono circa 700 miliardi da spendere. Se la stima che io ho letto, su degli articoli di 800/850 miliardi che ha detto la Yellen dovesse essere raggiunta, sommate altri 50-100 miliardi a questa spesa che il governo dovrà fare per trovarsi in una situazione abbastanza tranquilla per poter gestire poi la nuova normativa. Dovete considerare una cosa, che la formula totale che io utilizzo per controllare poi la liquidità sui mercati è data, vedete, eccola qui, ve la faccio vedere, da VALCL, che sarebbe il bilancio della Fed. Poi abbiamo WT Regen, che sarebbe invece il conto corrente del tesoro che stiamo vedendo, al netto del reverse repo, RR PON TSYD. Una volta che voi scrivete la formula, ragazzi, la scritta Fred io non l'ho scritta, semplicemente voi prendete i 3 acronimi, fate VALCL meno WTREGEN meno l'acronimo il reverse repo, senza scrivere Fred, senza mettere 2 punti né nulla, premete direttamente invio e TradingView vi dà questo grafico. Una cosa che volevo farvi vedere, considerando che i mercati finanziari, per come la vedo io, sono direttamente dipendenti dalla liquidità, ok? Perché, ragazzi, più liquidità c'è nei mercati, più l'investitore è propenso al rischio. Quindi si dice risk on, quindi gli asset rischiosi sono le azioni, man mano che c'è più liquidità si passa poi alle cripto, no? Che sono l'asset in assoluto più rischioso, mentre invece quando c'è incertezza economica vado in beni più stabili, più rifugio, magari ad esempio anche le obbligazioni americane che vengono definite risk free. Se io vado a prendere questo grafico e lo vado a paragonare, guardate, al Russell 2000, ok? Mettiamo questo future,
e gli metto una nuova scala di prezzo, guardate come è direttamente proporzionale ai suoi movimenti, è incredibile. E perché vi dico questo? Perché questa liquidità, considerando che il Russell 2000 ci racchiude le 2000 aziende americane che ovviamente non sono ad alta capitalizzazione, dovete considerare che questa liquidità è fondamentale per questa parte dell'America, mentre nell'S&P, ragazzi, l'S&P 500 lo sapete, come il Nasdaq, può salire anche perché è pieno diciamo di aziende che sono iper concentrate. Abbiamo le magnifiche 7, però poi ci sono anche altre aziende ad altissima capitalizzazione di mercato. Qui invece abbiamo aziende molto più piccole che, guardate, sono direttamente proporzionali, vedete? Noi abbiamo in blu la linea della liquidità e in arancione il Russell 2000. Benissimo ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. È un video secondo me molto importante che dovete sempre portare con voi quando ragionate sui mercati. Guardatelo più volte, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e ho deciso di pubblicare altri video, con calma ve li metterò su YouTube, che vi fanno capire un pochino le dinamiche della liquidità, quindi che ci sono nel back, perché poi se ci pensiamo ragazzi non è che sono complicate queste dinamiche, semplicemente basta conoscerle. Io vi saluto, noi ci vediamo all'interno del prossimo video, ciao a tutti!